Buongiorno e benvenuti a questo video su come creare un codice promozionale. I codici promozionali sono uno strumento molto utile qualora voleste offrire sconti ai vostri clienti esistenti o attirarne di nuovi con offerte speciali. Per poter accedere ai codici promozionali, clicca su Impostazioni generali e poi su Promozioni. Qui, cliccando su Aggiungi nuovo, potrai iniziare a creare un codice promozionale. In questa schermata puoi vedere tutte le sezioni che è necessario compilare per la creazione di un codice. Cominciamo con l'inserire il nome dell'offerta, che in questo caso sarà Black Friday 50% novembre. La sezione codice promozionale dovrà contenere il codice che i tuoi clienti andranno ad inserire prima di concludere il loro acquisto. Dunque ti consigliamo di usare parole e numeri facili da ricordare e che si associano facilmente al tipo di sconto offerto. Puoi anche generare un codice casualmente, ma questo sarà costituito di soli numeri e dunque è più difficile per i tuoi clienti da ricordare. Accanto al tipo di sconto puoi scegliere se usare la modalità percentuale o importo specifico, che andranno poi inseriti nella sezione sottostante accanto a importo sconto. In questo caso, come indicato dal nome dell'offerta, applicheremo il 50% di sconto sugli acquisti dei nostri clienti. Se desideri applicare lo sconto su dei pagamenti automatici, puoi spuntare Sì in questa sezione ed inserire il numero di pagamenti automatici che desideri scontare nella casella che apparirà. Tieni in considerazione che lo sconto verrà applicato solo su contratti venduti dal tuo gestionale in modalità business e non potrà essere utilizzato su contratti acquistati online. In questo caso lasceremo la sezione impostata su No. Possiamo ora specificare il periodo durante il quale i tuoi clienti potranno utilizzare il codice promozionale, selezionando la data di attivazione e la data di scadenza. In questo caso vogliamo che i clienti siano in grado di usare il codice fino alla fine dell'anno corrente. Dobbiamo poi specificare quante volte il codice può essere utilizzato. In questo caso stabiliremo un solo utilizzo, cioè il codice potrà essere applicato solo ad una vendita. Se il cliente effettua l'acquisto di 3 prodotti in una volta sola, questo verrà considerato come una singola vendita. La sezione Giorni dopo la data di chiusura sta ad indicare il numero di giorni che un cliente ha a disposizione per usare il codice promozionale dopo che non è più un cliente potenziale. Questa opzione è utilizzata nel caso la tua attività tenga traccia di clienti prospect. Se non tieni traccia dei clienti potenziali, lascia questa opzione su illimitato. Puoi inoltre decidere se consentire l'uso del codice promozionale per vendite online o solo per acquisti in modalità business. In questo caso permetteremo ai clienti di utilizzarlo per acquisti effettuati autonomamente online. In questa sezione puoi decidere in quali giorni della settimana permettere di utilizzare il codice sconto. Se non vuoi applicare alcuna restrizione, lascia tutti i giorni selezionati. Ora dobbiamo selezionare la categoria di servizio alla quale i clienti possono applicare il codice. Selezionando Categorie di servizio, potrai selezionare la categoria o le categorie alle quali applicarlo. In questo caso il nostro codice promozionale potrà essere usato per le classi di Contemporary Pilates e Yoga. Quando selezioni un'opzione, ricordati di cliccare sempre sul tasto grigio Aggiungi prima di proseguire con la selezione di un'altra categoria di servizio. Puoi ora vedere che i 2 servizi sono stati aggiunti poco sopra. Puoi anche selezionare dei prodotti ai quali applicare lo sconto, cliccando su Articolo singolo e cercando il nome o descrizione del prodotto. Una volta che hai aggiunto tutte le categorie di servizio ed eventuali articoli, clicca sul pulsante verde Aggiungi. Potrai ora condividere il codice sconto con i tuoi clienti, ad esempio all'interno di una campagna promozionale che puoi creare nel tuo marketing suite. Grazie per aver visto questo video, buon proseguimento!